Lontano dalle odierne Y, nel 1979 nasceva la Delta, opera di Giorgio Giugiaro, un giovane progettista della Pininfarina, poi fondatore della Italdesign. La Delta fu una delle auto con la vita più lunga del gruppo Fiat, ben 14 anni di produzione, infatti vide il suo termine solo nel 1993. Un'auto che fu in grado nelle sue varie versioni di vincere ben 6 campionati nel mondo del rally consecutivi, dall'87 al 92. Nella sua massima espressione diventava HF integrale 4VD, con 4 ruote motrici e 3 differenziali, di cui quello centrale aggiunto viscoso Ferguson, Torsen, con slittaggio limitato al posteriore e un comune differenziale libero all'anteriore. Come propulsore era in dotazione il 2 litri bialbero, derivato dalla Tema Turbo IE, con un'erogazione di 165 cavalli. L'ultima versione della Delta arriva nel 91 con una carreggiata allargata che gli farà guadagnare il nome Deltone. Il motore di quest'ultima era in grado di erogare 210 cavalli nella versione con 16 valvole e 186 nella versione con 8 valvole. Il sistema di trazione viene perfezionato ed ha ora una ripartizione di potenza di 47% all'anteriore e 53% al posteriore, questo per ridurre il sottosterzo. Nel mondo del rally la Delta ottenne molti successi con la S4, la più iconica di tutte, per la sua potenza e brutalità, un'auto frutto della collaborazione tra Lancia e Abarth. La S4 nasceva per sostituire la ormai superata 037, vettura a trazione posteriore, utilizzata nelle gare fino ad allora. La S4 era quasi tutta un'altra auto rispetto al modello di serie, a tal punto che fu necessario produrre e vendere 200 esemplari stradali per ottenere l'omologazione della vettura da gara. L'auto, prima di essere ultimata, passava per vari stabilimenti. Il telaio monoscocca a traliccio tubolare era opera della Cecomp. Le parti in resina erano a carico della carrozzeria Savio. Il tutto era poi spedito allo stabilimento Lancia che assemblava gli interni e tutta la meccanica. Motore escluso, che veniva realizzato e collaudato da Abarth. Il motore era una belva, un 4 cilindri da 1759 cc con basamento in lega di magnesio e 4 valvole per cilindro. Il pezzo forte però era il sistema di sovralimentazione, con il connubio fra volumetrico e turbo. Da una parte il sistema Volumex che forniva potenza ai bassi giri, pensate già a 1500 giri minuto offriva potenza per poi lasciare spazio al turbo agli alti giri, disinserendo il Volumex. La trasmissione si avvaleva di un cambio ad innesti frontali. In questa versione la trazione poteva essere cambiata in base all'utilizzo con 2 standard fissi. Opzione 1 con 20% all'avantreno e 80% al retrotreno e opzione 2 con rispettivamente 35% e 65%. Il debutto nel rally nel 1985 fu un successo. Primi 2 posti con Toivonen Wilson e Allen Kivimaki. Poi la tragedia nel 1986 con l'incidente in cui persero la vita Toivonen ed il copilota Sergio Cresto. Questo e altri incidenti portarono alla fine del gruppo B. L'esperienza maturata con la Delta S4 permise alla Lancia di presentare la nuova Delta HF4VD di gruppo A, vettura che vinse il mondiale nell'87, per poi lasciare spazio alla più performante Delta HF integrale. Questa era la storia di una vera leggenda su ruote. Se avete seguito il video fino alla fine, vi consigliamo di iscrivervi e di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto.